Ciao a tutti, io sono Carla e oggi prepariamo delle pizzette e dei panini da buffet con il metodo del water roux. Vieni con me in cucina e prepariamole insieme. Preparo il roux all'acqua. Metto all'interno di un pentolino 125 g di acqua e 25 g di farina zero. Mescolo bene facendo sciogliere la farina, dovrà essere senza grumi, e poi porto il tutto sulla fiamma fino a farla addensare. Mescola sempre, mi raccomando, fin quando il composto non sarà denso. Dovrai ottenere questo tipo di risultato. Metto il roux all'acqua in un piattino, lo copro con pellicola a contatto e lo lascio freddare completamente. Per anticipare i tempi di raffreddamento puoi metterlo anche in frigorifero. Verso 250 g di latte all'interno del contenitore. Aggiungo 20 g di zucchero, 9 g di lievito di birra fresco. Se usi quello secco ne basteranno 3 g. Mescolo il tutto facendo sciogliere il lievito. Aggiungo 500 g di farina zero, questa ha 11 g di proteine. Intanto ne setaccio metà. Mescolo. E una volta assorbita la farina aggiungo 10 g di sale. Finisco di setacciare tutta la farina. Mescolo prima con la spatola e poi con le mani. L'impasto è ancora grezzo, aggiungo il roux all'acqua che nel frattempo si è freddato. Ed impasto facendolo assorbire. Una volta ottenuto un composto compatto ed appiccicoso, mi sposto sul piano di lavoro. Infarino leggermente ed inizio ad incorporare 50 g di burro morbido a temperatura ambiente. Un po' alla volta. Procedo in questo modo fino a mettere tutto il burro. Ecco l'ultima parte di burro. Questo impasto puoi farlo con la planetaria mettendo gli ingredienti nell'ordine che hai visto. Ho finito di inserire il burro, a questo punto puoi fare un giro di pieghe fin quando l'impasto non sarà bello tenace. Lo ripongo all'interno di un contenitore unto e aspetto il raddoppio del volume. L'impasto è giunto a lievitazione, lo trasferisco sul piano di lavoro. Rompo la lievitazione e lo divido in pezzetti di 60 grammi oppure di 30 grammi, dipende da cosa ci vuoi fare.
Io per esempio andrò a realizzare delle pizzette del peso di 30 grammi e dei panini del peso di 60 grammi. Sistemo le palline abbastanza distanziate tra di loro su una teglia da forno rivestita con carta forno, perché successivamente dovrò allargarle, formando così delle pizzette o delle focaccine. Faccio la stessa cosa con le palline più grandi. Copro le teglie con 2 canovacci puliti e aspetto il raddoppio del volume. A lievitazione avvenuta schiaccio i panini di 30 grammi. Una volta schiacciati, mettici un cucchiaino di polpa di pomodoro o passata di pomodoro. Ho tagliato a dadini della mozzarella per pizza, ce la metto sopra, 3 cubetti sono sufficienti. Ci lascio cadere un po' di origano, un pizzico di sale e un filo d'olio extravergine d'oliva. Ovviamente puoi condirle come preferisci. Ora posso infornare nel forno già caldo statico a 200 gradi per 15-20 minuti. Mentre per i panini procedo in questo modo: li spennello con un uovo sbattuto. Questo è un panino da 30 grammi più piccolo, mentre questi sono da 60 grammi. Se vuoi l'effetto dorato, li spennelli con un uovo sbattuto, mentre se li vuoi lasciare chiari, puoi spennellarli con un po' di latte. Ci lascio cadere dei semi di sesamo oppure dei semi di papavero. Ecco, ci siamo, le pizzette sono pronte, le ho cotte a 200 gradi per 18 minuti. Le sistemo sul piano di lavoro e sono pronte per essere servite. Inforno i panini a 200 gradi per 20 minuti. Ed ecco i panini pronti dopo 18 minuti. Li sistemo sul piano di lavoro e li copro per 10 minuti con un canovaccio pulito. Dopo 10 minuti li scopro e guarda che spettacolo! Sofficissimi. Questi panini si prestano per essere farciti sia con il dolce che con il salato. Io personalmente li adoro con un velo di burro e del prosciutto. Puoi prepararli in anticipo e magari congelarli oppure metterli in un sacchetto per alimenti ben chiuso. Al momento dell'utilizzo andrai semplicemente a scaldarli nel fornetto. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Iscriviti al canale se ti piacciono le mie ricette e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie e alla prossima ricetta! Come resistere? Sono sofficissime! Ciao!